Benvenuto nell'esercizio di italiano con le storie. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ai margini di una foresta, in un paese lontano, scorreva un bel ruscello d'acqua e accanto al ruscello si trovava un mulino. La casa del mugnaio era nelle vicinanze e lui aveva una figlia molto bella. Era anche molto intelligente e astuta, e il mugnaio era così orgoglioso di lei che un giorno raccontò al re che amava andare a caccia nella foresta, che sua figlia sapeva filare la paglia in oro. Il re, che amava il denaro, quando sentì il vanto del mugnaio, divenne avido e ordinò che la ragazza fosse portata da lui. La condusse in una stanza del suo palazzo piena di un grande mucchio di paglia e le diede un fuso. Le disse: «Devi filare tutta questa paglia in oro prima del mattino, o perderai la vita». La povera ragazza pianse e disse che era solo un'illazione sciocca di suo padre e che non sapeva filare la paglia in oro. Ma la porta era chiusa a chiave e la lasciarono sola. Si sedette in un angolo della stanza, sentendosi molto triste per la sua sfortuna. Improvvisamente la porta si aprì e un omino dall'aspetto buffo entrò zoppicando e disse: «Buongiorno, mia cara. Perché piangi?» Lei rispose: «Oh, devo filare questa paglia in oro, ma non so come fare». L'omino chiese: «Cosa mi darai se lo faccio per te?» «Il mio collier», disse lei. Lui acconsentì e si sedette al fuso, canticchiando e cantando. Gira e rigira, guarda e osserva. Fila via, la paglia in oro. Il fuso girò felicemente e presto tutta la paglia fu trasformata in oro. Quando il re arrivò e vide ciò, rimase molto sorpreso e soddisfatto, ma divenne ancora più avido e rinchiuse di nuovo la povera figlia del mugnaio con un altro mucchio di paglia. Non sapeva cosa fare e ricominciò a piangere, ma l'omino tornò presto e chiese: «Cosa mi darai per filare oro per te questa volta?» «L'anello sul mio dito», disse lei. Lui prese l'anello e ricominciò a lavorare al fuso, canticchiando e cantando la stessa canzone fino a quando, molto prima dell'alba, tutta la paglia fu filata in oro. Il re era molto felice di vedere quel tesoro splendente, ma voleva ancora di più. Portò la figlia del mugnaio a un mucchio ancora più grande e disse: «Devi filare tutto questo stanotte, e se lo fai diventerai mia regina». Quando rimase sola, l'omino tornò e chiese: «Cosa mi darai per filare oro per te questa terza volta?» «Non ho più nulla», rispose. «Allora promettimi», disse l'omino, «il primo bambino che avrai quando diventerai regina». «Questo potrebbe non accadere mai», pensò la figlia del mugnaio. Ma poiché non aveva altro modo per completare il suo compito, accettò la sua richiesta. Il fuso tornò a girare con la solita canzone e l'omino filò di nuovo la paglia in oro. Il re arrivò al mattino, trovò tutto fatto e mantenne la promessa, sposando la figlia del mugnaio, che divenne regina. Quando nacque il suo primo bambino, era molto felice e dimenticò tutto dell'omino e della sua promessa. Ma un giorno lui entrò nella sua stanza mentre giocava con il suo bambino e le ricordò del patto. Lei si sentì molto triste e disse che gli avrebbe dato tutte le ricchezze del suo regno se l'avesse lasciata andare, ma non servì a nulla. Alla fine le sue lacrime lo intenerirono e lui disse: «Ti darò 3 giorni. Se riesci a dirmi il mio nome entro quel tempo, potrai tenerti tuo figlio». Quella notte la regina rimase sveglia, pensando a tutti i nomi strani che riusciva a ricordare. Mandò anche dei messaggeri in giro per il regno a cercare nuovi nomi. Il giorno dopo, quando l'omino tornò, lei provò nomi come Timoteo, Aikabod, Beniamino e Geremia, ma ogni volta lui rispondeva: «Madama, non è il mio nome». Il secondo giorno
provò nomi buffi come Gamba Corta, Curvone e Zoppo, ma di nuovo lui rispose: Madama, non è il mio nome. Il terzo giorno, uno dei suoi messaggeri tornò e disse: Ho viaggiato per 2 giorni senza trovare nuovi nomi. Ma ieri, mentre scalavo un'alta collina nella foresta, ho trovato una piccola capanna. Davanti alla capanna c'era un fuoco e intorno al fuoco ho visto un buffo gnomo danzare su un piede e cantare: Allegra farò la festa. Oggi preparerò, domani cuocerò. Allegra danzerò e canterò, perché il giorno dopo un forestiero arriverà. Poco ne sa la mia padrona Rumpelstiltskin, è il mio nome. Quando la regina sentì questo, saltò dalla gioia. Appena l'omino arrivò, si sedette sul suo trono e radunò tutta la sua corte intorno a lei per divertirsi. La nutrice stava accanto a lei con il bambino, come se fosse pronta a cederlo. L'omino rise al pensiero di portare via il bambino e gridò: Ora, signora, qual è il mio nome? È Giovanni, chiese lei. No, madama. È Tommaso. No, madama. È Gianmario. Non lo è. Potrebbe essere Rumpelstiltskin, chiese lei astutamente. Qualche strega te l'ha detto. Qualche strega te l'ha detto, gridò l'omino e sbatté il piede per la rabbia così forte che si incastrò nel pavimento e dovette tirarlo fuori con entrambe le mani. Poi si affrettò a andarsene mentre la nutrice rideva e il bambino ridacchiava e tutta la corte rideva di lui per aver cercato tanto per nulla, dicendo: Ti auguriamo una buona mattina e una felice festa, signor Rumpelstiltskin. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.